benvenuti a Esplorando Orizzonti. Oggi vediamo insieme il monastero di Santa Cruz, che si trova nella città di Coimbra, località rinomata e ricca di storie del Portogallo centrale. Fu fondato su un terreno donato da Alfonso I, primo re del Portogallo, a Sant'Eotonio, fondatore dell'Ordine della Santa Croce, da cui deriva appunto il nome dell'edificio religioso. La sua costruzione ebbe inizio nel 1131 e fu completata dopo quasi un secolo nel 1223. Fu per lungo tempo il monastero di maggiore influenza sia nella città sia nell'intero paese e dal 2003 è divenuto Pantheon nazionale. Il monastero è anche storicamente famoso perché è stato una delle principali scuole portoghesi durante il periodo medievale e il suo studente più illustre è stato l'insigne Sant'Antonio da Padova. Ma adesso vediamo insieme come si presenta. Anzitutto la facciata. È di aspetto maestoso e sovrastata da delle imponenti torri, con diverse statue, tra cui spiccano per importanza quella di Re Davide e di Maria con un profeta, nonché quelle dei due angeli col trombone che sono posti sopra l'arco. Entrati nella chiesa, colpisce la profondità della lunga navata, dalla cui aula si collegano da entrambi i lati le cappelle laterali. Ovunque è riconoscibile lo stile emanuelino e rinascimentale che caratterizza l'intera costruzione. Voltando lo sguardo verso l'alto, risalta il monumentale organo barocco del XVIII secolo, il quale è ancora funzionante ed è possibile ascoltarne il suono in concerto la prima domenica di ogni mese. Appariscente e solenne, in fondo alla navata, è l'aureo altare principale con la figura del Cristo in croce. Proprio qui, nel lato sinistro, si trova il sepolcro del re del Portogallo Alfonso I e sul lato opposto quello di suo figlio Sancho I, rispettivamente primo e secondo re del Portogallo. È possibile accedere anche agli spazi interni del monastero. A fianco dell'altare si trova la sacrestia, la quale è stata costruita in un secondo momento nel corso del 1600. Le sue pareti sono decorate da azulejo e può essere considerata come un piccolo museo in cui si trovano opere pittoriche di grande valore e sono esposti importanti oggetti, tra cui un grande baule che porta inciso i nomi degli ultimi monaci della croce. Dalla sacrestia si fa ingresso ad una piccola sala, quella dell'arte sacra, dove sono conservati i pezzi di maggiore valore che facevano parte del tesoro del monastero, come i paramenti sacerdotali ricamati in oro. Sul fondo, protetto da una grata, si trova un reliquario d'argento in cui è visibile il contenuto. Si tratta del cranio del già nominato Sant'Eotonio. Sono reliquari preziosi anche i due laterali mezzi busti, sempre di argento, che contengono le reliquie di alcuni martiri del Marocco. Dalla sacrestia si entra alla sala capitolare e alla cappella di Sant'Eotonio, dall'aspetto solenne ma semplice, dove si possono osservare sulle pareti le figure degli evangelisti. Da qui si accede al suggestivo chiostro del silenzio, ovvero il cortile interno del monastero, realizzato nella prima metà del 1500 per sostituire l'antico chiostro romano. Nel suo spazio centrale vi è collocata una fontana sormontata dall'Angelo del Portogallo, il cui culto molto importante risale ai tempi antichi. Salendo le scale è poi possibile accedere al coro alto, dove si trovano raffigurazioni che rappresentano la narrazione dell'epopea marittima con sfere armillari, vele di caravelle, scudi e stemmi. Ma si trovano anche simboli lontani di animali che sembrano scimmie e addirittura dragoni. La sala nel complesso si presenta molto enigmatica e suggestiva. Questa chiesa è un vero gioiello, la sua arte sacra è perfettamente conservata ed esposta, ed entrando la sua visione si presenta solenne e spettacolare. È una tappa che consigliamo fortemente di visitare perché è estremamente interessante, sia per il suo stile che per la sua storia, ma soprattutto per la sua bellezza.